Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Vedete, è ancora buio, sono le 5:30 del mattino, ci sono già 28 gradi. Pensavo che la cosa positiva di avere una sveglia così presto, una presentazione all'alba, fosse che almeno non avrebbe fatto caldissimo, invece mi sbagliavo. Oggi sveglia comoda comoda alle 4:15 del mattino, quindi bella fresca come una rosa. Non volo credo da un mese, quindi chissà se mi ricordo ancora come si fa a lavorare. Oggi sveglia prestissimo, però la cosa positiva è che vado a Chicago. Non ci vado da credo 10 anni tipo, perché avete visto che qua i nostri turni può essere che un mese magari vado sempre nello stesso posto e poi magari il mese dopo non abbiamo neanche la sosta in quella città. Infatti Chicago non ce l'abbiamo da tantissimo, anche se ci sono sempre i voli ovviamente da Miami a Chicago, però non è detto che siano volati dagli equipaggi base Miami come sono io. Magari ho volato da un equipaggio base Chicago, New York o da qualche altra parte. Prima di arrivare a Chicago però devo farmi un volo Miami-Dallas e poi facciamo Dallas-Chicago. Più o meno il primo volo sono tipo 2 ore e 45 e il secondo 2 ore e mezza. Il problemino di questo turno è che abbiamo 3 ore e mezzo di transito a Dallas. Quindi Dallas è molto pericoloso andarci in transito per così tanto, perché può succedere che ci rischedulino. Adesso io l'ho detto, quindi speriamo di non averla guffata, perché se arriviamo lì e magari sono senza riserve, può essere che dicano ah, ok, tu invece di andare a Chicago adesso te ne vai, che ne so, a Kathmandu. No dai, a Kathmandu non ci andiamo, però insomma si potrebbe essere anche rischedulati. Infatti una mia amica è stata rischedulata l'altro giorno a Dallas, ho detto speriamo che non succeda anche a me, perché io voglio andare a Chicago. Arrivata a bordo, questo è il mio strapuntino, è la porta 2L. Questa di solito è la porta da cui si imbarca, invece oggi imbarchiamo dalla porta numero 1, quindi io mi dovrò dirigere alla porta numero 1 a fare l'imbarco. Oggi volo sul 777-200, questo qui è il modello che abbiamo i sedili che guardano sia da un lato che dall'altro. E vedete che i sedili che guardano verso avanti hanno anche questa cintura, che adesso vabbè, qui è tipo la cintura della macchina. Mentre questi qua in mezzo hanno la possibilità di tirare su, se riesco, il divisorio. Atterrati a Dallas, adesso abbiamo 3 ore di transito e cambiamo anche aeromobile, quindi questo era un Boeing 777-200, andiamo sul 787. Sono appena stata al Company Store, scusate faccio le scale un attimo come un elefante perché sono ripidissime. Ho comprato 2 magliettine per i miei bimbi, ma niente di che, adesso ve le faccio vedere. Questa qui per mio figlio e questa per Stella. Poi ho comprato questi qua per me invece. L'aeroplanino dell'American Airlines e Remove Before Flight. Guardate un po', vedete questi qua? C'è scritto Lavatory Waste. Quindi tutte le schifezze che sono nei bagni, nei water, vanno a finire dentro una tanica dell'aereo e poi vengono svuotati da questi qua. Adesso invece è giunta l'ora della mia pappa, quindi cioè veramente sono le 11 di mattino per me, che qua sono le 10 del mattino, ma quando mi sveglio così presto mi viene una fame che non potete capire, quindi mi sono portata, se riesco a tirarlo fuori vi faccio vedere. È un wrap vegetariano buonissimo di Trader Joe's. Poi qui c'ho anche il caffè, però stamattina ho già preso 2 caffè, quindi magari questo me lo tengo per domani. E questo qui invece è avocado. Adesso vi porto nel mio posto preferito, anche se ho già mangiato quindi non ho fame, però se per caso passate dall'aeroporto di Dallas al Terminal D venite a mangiare qua, perché hanno veramente dei panini e delle insalate molto buoni. E questo qua è il mio strapuntino. Adesso metto via la valigia.
Io sono la numero 7, quindi lavoro in business anche questa tratta, perché ci sono 30 posti qua in business, mentre sul volo di domani siamo sull'aereo sempre 787 ma più piccolino, quindi a meno posti, solo 20, e io lavorerò purtroppo in economy. Andiamo a vedere subito la vista. Allora, prima parcheggio qua la borsa e adesso vista. Sono al 35° piano. Beh dai, direi non male, non male. Se soffrite di vertigini magari, vediamo se si apre. No. Ovviamente quando siete negli Stati Uniti in un piano così alto è molto raro che si aprano le finestre, perché ovviamente hanno paura che la gente si butti giù. E mi sono resa conto che sto ancora parlando con la mascherina in faccia, quindi via la mascherina. Beh dai, la camera direi che è carina, no? Che dite? Adesso mi cambio e mi butto fuori da qualche parte, ancora non so bene dove andrò. Intanto vi faccio vedere il bagno. Magari vi porto sul Hancock Center, non lo so, vediamo. Come mi giro che mi rigiro, io trovo sempre cibo che sta in vetrina ed è possibile prenderlo così self-service, basta pagare. Sono proprio qua vicino al mio albergo, ho trovato subito questa ATM, che è la Automatic Teller Machine, che cioè in generale è quello del tipo il bancomat, ma questo dispensa torte. Quindi adesso mi è venuta fame, guardate, magari dopo qua mi fermo, dai. Sono appena uscita dall'albergo e subito ho beccato Italy, quindi adesso andiamo a fare un giretto. Guardate quanto costa, 27,90. E questo mi sembra che è 75, vero? Aspetta. Non c'è scritto, ma questo non è un litro. Cioè ci sarà scritto... Ah, sì, 750 millilitri. Ah, guardate, la pasta al farro. Che io mangio solo questa e la porto dall'Italia. Cioè, vabbè, non questa marca. Però guardate quanto costa. 500 grammi, $8,90. Perché la gente mi dice, ma come mai porti sempre la pasta di farro dall'Italia? Perché qua veramente non esiste, è molto raro trovarla, infatti sono stupita che ce l'abbiano. Il pesto piccolo, che questo qua se lo mangia un bambino da solo, 9,50. Non è neanche biologico. Sì, comunque diciamo che Italy è uguale un po' ovunque, dai. Ed eccomi arrivata su Michigan Avenue. Oltre ad essere la via dello shopping, è la via dove là, adesso non si vede ma là dietro, è dove vorrei andare io, sul cucuzzolo del Hancock. Ma guardate, qua c'è Starbucks Reserve. Entriamo. Pensate se c'è un incendio dovete scendere da quella scala antincendio lì. Tutti sti piani. Vengo a Chicago da 10 anni, ma per adesso non mi sembra che sia cambiata molto. Andiamo a farci sto giro sul cucuzzolo qua del Hancock. Questo si chiama, adesso si chiama 360 Chicago, ha cambiato nome, non si chiamava così 10 anni fa.
Beh, direi che non è male la vista qua dietro di me. Che dite? Questa parte è aperta, sentite il rumore qua dei condizionatori del palazzo davanti. E questa qui invece è una cosa che si chiama Tilt, è un'attrazione che dovete pagare a parte. E questi che sentite urlare in sottofondo sono quelli che stanno facendo l'attrazione Tilt, quella che vi sembra di cadere giù dal palazzo. Però sono i primi che sento urlare, dai, sono un po' esagerati secondo me. Tutti seduti qua a guardare il tramonto. Manca un quarto d'ora. Adesso il sole è tramontato, quindi cala la notte, è anche giunto il momento per me di tornare in albergo, visto che comunque domani mattina non mi devo svegliare prestissimo, però partiamo dall'albergo alle 9:45 del mattino e dato che sono sveglia dalle 4:15 di questa mattina, direi che sono anche un pochino stanca. È giunto il momento di tornare a lavorare, quindi salutiamo il 35° piano di questo albergo e ci dirigiamo in aeroporto. Oggi faccio solo un volo, faccio Chicago-Miami, sono circa 3 ore di volo, quindi andiamo in aeroporto insieme. Oggi lavoro qua in business di nuovo, anche se in teoria dovrei lavorare in economy. Qui siamo 8 assistenti di volo, quindi di solito si lavora 4 davanti e 4 dietro, ma su questo tipo di aereo ci sono solo 20 posti in business, quindi effettivamente non hanno bisogno di me. Però insomma niente, quella del galley dietro ha detto che non mi vogliono in economy, la cosa è molto positiva perché sapete che a me non piace lavorare in economy. Oggi Boeing 787 e ha tutte le coperte sui sedili. Questa è la Premium Economy, guardate, ci sono coperte su tutti i sedili perché questo aereo viene dall'hangar e si vede che era un volo intercontinentale e che hanno cancellato per aggiustare l'aereo e quindi sono rimaste le coperte. In questo caso ormai non è che possiamo metterci a toglierle, quindi le terremo. Adesso vi faccio vedere una cosa particolare del Boeing 787, ovvero che i finestrini non sono finestrini normali, ma se volete oscurarli basta schiacciare un pulsante. Vedete, in questo caso sono già leggermente oscurati e schiacciando qua potete farlo diventare più chiaro. Vediamo se adesso si sta schiarendo. Oppure potete anche completamente oscurarlo schiacciando qua. Guardate. Ovviamente è graduale la cosa, ci vuole un attimo. C'è modo di bloccarli tutti in un modo o tutti in un altro dal computer davanti. Quindi se sarete a bordo di questo tipo di aereo non andate in panico, basta schiacciare questi pulsantini. E qua vedete sono seduta in Premium Economy. Adesso vi ho detto che per sbaglio hanno lasciato tutte le coperte. Qua addirittura c'è dentro la cuffia dei voli intercontinentali e l'amenity kit, che sarebbe la pochette con tutto l'occorrente per il viaggio. Sui voli domestic questa qui non è un'altra classe, è semplicemente venduta come main cabin extra. Quindi se avete magari delle carte frequent flyer che vi consentono di sedervi anche nei posti premium, anche se sono sempre in economy, insomma vi consiglio di sedervi nelle prime file dell'economy, che guardate è molto meglio che dietro. E guardate lo skyline di downtown Chicago,
È ora di imbarcare, quindi ci vediamo a Miami. Vedete, sono seduta in business class e non è perché sono passeggera, ma perché abbiamo imbarcato l'aereo con tutti i passeggeri a bordo e poi li abbiamo anche appena sbarcati dopo circa 2 ore, perché l'aereo è rotto, quindi è un problema al software. Questo è il Boeing 787 che se conoscete questo tipo di aereo super tecnologico, super elettronico, super, però non funziona e si è rotto. Quindi sarebbe stato bello scoprire che era rotto prima di imbarcare i passeggeri, ma invece non lo sapevamo. Quindi adesso siamo qui ancora a Chicago, non sappiamo cosa ne sarà di noi e quindi vi tengo aggiornati. Ne farei un pisolino. Adesso stanno pulendo l'aereo, che anche se non siamo andati da nessuna parte, ovviamente i passeggeri sono saliti e hanno distrutto l'aereo. Dunque mi sono appena resa conto che non avevo ancora bevuto il caffè. Per fortuna mi ero portata questo caffè freddo in lattina, quindi adesso me lo bevo. Bene, bella notizia, sembrerebbe che hanno aggiustato l'aereo, quindi sono adesso le 3:30, siamo in ritardo di credo 3 ore e mezza o qualcosa del genere. Quindi adesso rimbarchiamo e speriamo che ci vada meglio. E nel frattempo si è messo anche a diluviare, io non me ne ero neanche accorta. Guardate che bella luna. Adesso vediamo se mi ricordo dove ho parcheggiato. Questa è solo una piccola parte del parcheggio dei dipendenti dell'aeroporto di Miami, che è veramente enorme. Secondo i miei calcoli dovrei aver parcheggiato tipo qua. Eccola, trovata la mia piccolina. E il mio lavoro di oggi finisce qua, vi ringrazio per aver volato con me anche quest'oggi, mi raccomando iscrivetevi al canale e condividete i miei video con tutti i vostri amici. Ciao a tutti e al prossimo volo!